da parte dei Salesiani per il Sociale, la federazione nazionale, che aderisce alla carta. Non era stato chiesto niente, hanno scritto. E il sindaco invece mi informava che il 26 dobbiamo tornare a Bruxelles perché all'interno di un'altra situazione ci hanno chiesto di andare a riraccontare. Questo per dire che è un po' un percorso a volte anche un po' tipo montagna. Che il progetto ha preso vita propria, sì, cioè esatto. Poi inizia a camminare. Come il ragazzino che poi a un certo punto gli dai 5 euro e va al cinema tutto su. Insomma, a un certo punto non lo controlleremo più. Però diciamo che noi il percorso che abbiamo in mente è quello di da Bari andare a Palermo, da Palermo vorremmo andare a Milano, a Mantova, nel mezzo fare una puntatina in Calabria, in un piccolo comune, in Basilicata, poi vedremo magari un'altra puntata nel profondo nord, per poi ritrovarsi tutti insieme e quelli che diciamo aderiscono in questo percorso ideale alla carta saranno invitati a San Gimignano insieme ai maggiori esperti di stati europei e europarlamentari che si occupano del fenomeno, che sono Italia, Francia, Germania, Svezia, Grecia, Spagna in particolare, trovarsi a San Gimignano a lanciare il manifesto finale e poi tornare a Bruxelles al Parlamento europeo per chiedere al Parlamento che lo faccia diventare, diciamo, atto ufficiale e da lì poi lanciare una campagna che attraversi gli Stati europei. Perché tu dicevi questa è una carta che non nasce per essere solo nazionale. No, assolutamente, nasce perché questo fenomeno, io prima dicevo l'Italia è all'avanguardia, noi siamo i primi che hanno adottato qualche mese fa una legge nazionale, che è la legge Zampa, sui minori migranti non accompagnati. Siamo i primi, in Europa non ci sono leggi organiche in materia, quindi siamo all'avanguardia, ma pensare che questo fenomeno sia un fenomeno italiano sarebbe un errore gravissimo, perché faccio un esempio, un minore che sbarca a Brindisi e magari vuole andare in Svezia perché lì c'ha il fratello, che cosa facciamo? Lo teniamo a Brindisi? Cioè è folle questa cosa, cioè questa idea che cioè, spacchettiamo la famiglia, no? Allora quel minore deve poter andare in Svezia, per cui non si può non avere un quadro europeo di riferimento. Tra l'altro la stessa cosa succede al contrario. Leggevo ieri che ci sono minori che sono entrati via terra, che non arrivano solo via mare come si racconta ultimamente, e che vogliono venire in Italia, perché magari hanno qui uno zio, no? Quindi cioè, è chiaro che tutto questo, se lo affrontiamo con il famoso regolamento di Dublino, lasciamo perdere, perché non si comincia neanche a parlare. Dobbiamo affrontarlo sul livello europeo, anche perché è una battaglia di civiltà europea. Noi abbiamo detto al Parlamento europeo che questa è una delle questioni, questa dei minori, su cui si gioca la civiltà europea, su cui o si perde o si vince, ma se si perde perdiamo l'anima di ciò che è l'Europa e di quei famosi valori di cui si parla sempre, no? Non è un caso che per esempio il Papa, mi piace citarlo, però lui su questa cosa ha preso posizione in modo molto forte, ha detto che questo è un argomento che non può essere lasciato così all'estemporaneità di qualcuno, quindi questo è il motivo. Partiamo dall'Italia per non fermarci. C'è il sindaco, vuole aggiungere una ulteriore sottolineatura a quello che diceva Adriano. Del fenomeno delle migrazioni se ne parla ovviamente dal punto di vista umanitario, dal punto di vista del soccorso, dal punto di vista della prima accoglienza, ma se ne parla anche come fattore economico. Si rincorrono gli studi che ci dicono
che gli immigrati in questo momento stanno pagando un pezzo delle pensioni degli italiani, che gli immigrati sono una risorsa perché coprono tutto un segmento di lavori che altrimenti gli italiani ormai non fanno più e comunque non troverebbero maestranza in grado di farli, che il calo demografico compensato dall'arrivo dei migranti è un fattore di stabilizzazione anche dei nostri sistemi produttivi, eccetera, eccetera. Quando si fanno questi ragionamenti si hanno di fronte uomini e donne maturi, cresciuti, in grado di avere anche un'opportunità lavorativa dentro anche a questo tipo di concezione per cui i fenomeni migratori sono anche un fattore economico positivo. Vabbè, è un ragionamento che ci può stare, diciamo. Ma quando si parla di tutto questo, i minori che spazio hanno in questo ragionamento? Cioè, o ci immaginiamo e chiudiamo gli occhi di fronte al fatto che più o meno sappiamo che anche i minori diventano forza lavoro e qui in barba, diciamo, a millenni di civiltà che questo nostro paese ha fatto e ha donato a tutto il resto del pianeta e alle convenzioni internazionali. Oppure in questo tipo di ragionamento i minori alla fine sono poco più che un fastidio, cioè non portano con sé quel beneficio pubblico in generale di essere anche un fattore economico. Allora, perché noi siamo qui e su questo tema? Perché il ragionamento va anche un po' rovesciato, cioè il binomio umanità-economia va un pochino rivisto, nel senso che prima umanità-umanità, poi umanità-economia. Grazie Sindaco per questa sua riflessione e prego. Giusto due piccolissime cose. Vi alimentate a vicenda. Sì, no, è che una era questo, che riguarda il documentario che abbiamo visto all'inizio. Quel documentario è prodotto da una casa cinematografica che si chiama Lavasoft, che ha sede a Berlino, ma la regista italiana si chiama Chiara Saccopi, è un bellissimo documentario, chi vuole lo può trovare in rete. Lei è una migrante, nel senso che il documentario è prodotto in Germania ma da italianissima, fra l'altro finanziato da Arte, dalla televisione svizzera e da un sacco di televisioni, ed è una migrante. E l'ultima cosa che volevo dire, perché sono emozionato io ad essere qui, perché io sono figlio di migranti e immigranti sono nato in Svizzera, mio padre era calabrese e noi tornavamo tutti gli anni in Calabria d'estate, come facevano tutti gli emigranti, e prendevamo l'Espresso del Levanto, che era un treno che arrivava la mattina presto a Bari, e io mi ricordo, ero piccolino, ho questo ricordo di questo momento quando si entrava in stazione a Bari, dove città che io non conoscevo, non ho mai visto in vita mia, vedevo sempre solo la stazione, e dove c'era questo signore che vendeva i gelati, vendeva panini, e c'era questo clima mediterraneo, si capiva che si era entrati in un altro luogo quando arrivavi a Bari, e a me l'idea di essere oggi a Bari mi ha ricordato tutto questo, no? Il fatto che io ero un ragazzino emigrante e mio padre mi raccontava sempre della Fiera del Levante come di un luogo mitologico che io non ho mai visto, è la prima volta che ho messo piede oggi, lo ammetto, ma me ne parlava come uno di quei luoghi importanti dove si faceva la storia, dove il sud era rappresentato al meglio, e quindi oggi per me essere qui mette insieme anche queste cose personali. Su questo ci ricorda anche che nulla accade per caso, quindi essere oggi in Fiera del Levante, che è appunto questa
questa luce, questo faro sul Mediterraneo, la prendiamo anche come un buon inizio, come raccolta adesioni e interesse, a partire poi dal tacco dello stivale. Infatti io ringrazio Adriano perché indirettamente abbiamo introdotto la prossima relatrice, che è appunto l'assessora ai diritti civili e pari opportunità della città di Lecce, Silvia Miglietta. Ben arrivata, assessora. Grazie. E ha ascoltato tutto. Ora non può che dire sicuramente con che obiettivo lei oggi ha questa delega importante ai diritti civili nella città di Lecce, e oltretutto come si pone poi di fronte ad una proposta di una Carta europea di questa portata. Sì, grazie dell'invito. Ci abbiamo tenuto molto a essere qui quest'oggi, il sindaco ci teneva particolarmente alla nostra presenza, a questa iniziativa. Le riflessioni che io ho ascoltato finora sono ovviamente anche le nostre riflessioni. Noi siamo una città in tacco, siamo sempre stati una città di frontiera, la nostra provincia da anni accoglie immigrati che arrivano sulle nostre coste. Noi abbiamo vissuto il fenomeno dell'immigrazione albanese 25 anni fa ormai, e abbiamo anche un collocato meccanismo della solidarietà e dell'accoglienza che si mette purtroppo sempre in moto. Ancora sabato scorso, nel pieno dello svolgimento della Monida a Lipolina, un barcone si è infranto sugli scogli in serata e 30 persone sono state soccorse, tra cui donne incinta e minori non accompagnati. Per cui noi ovviamente facciamo nostre tutte queste riflessioni e abbiamo con l'amministrazione grande attenzione a questi temi, che per il momento nella città sono affrontati sicuramente da una serie di associazioni che se ne occupano e che noi stiamo anche ricostruendo, perché probabilmente fare anche un lavoro unitario è più utile che non farlo frammentare. Abbiamo anche diverse comunità nei paesi della provincia, però la prefettura di solito è l'organismo che fa sintesi. Sarebbe anche bello che il comune capoluogo riuscisse a farlo, intanto con l'adesione certamente alla Carta europea di San Gimignano, magari riuscendo anche a farci portavoce noi rispetto ai comuni della nostra provincia, per sollecitare anche quell'adesione anche di comuni importanti come Otranto, Gallipoli, Nardò, dove c'è anche un altro problema di lavoratori stagionali. Insomma, Nardò è spesso la ribalta della cronaca per i problemi che ogni anno si presentano, soprattutto durante la stagione estiva. Quindi noi certamente la sensibilità l'abbiamo, la disponibilità a essere al vostro fianco nella redazione, nel sostegno della stesura della Carta europea di San Gimignano. Faremo quello che sarà possibile e considerateci sicuramente al vostro fianco. Grazie. Grazie Assessora, quindi è un ci rivedremo, quindi si accoglie l'intenzionalità a rivedersi, in questo caso si fa le valigie e si va a San Gimignano, perché ha appena detto Adriano che l'incontro sarà lì. E a questo punto introduco la dirigente della Biblioteca regionale Regione Puglia, però con una lettura, perché effettivamente la dirigente Anna Vita Perrone è qui anche in veste di rappresentanza della regione stessa, e quindi anche con una voce in merito all'integrazione migranti e migranti minori, affidata a un prodotto editoriale curato sono dei libri molto belli per minori, per bimbi, fiabe per integrarsi. Ci sono 3 volumi, oltretutto si possono anche scaricare dal sito di riferimento della biblioteca regionale, e quindi introduco la dirigente con questa prefazione. C'era una volta la Puglia, una terra dove Oriente e Occidente si incontravano e tanti popoli si ritrovavano nello stesso tempo e nello stesso luogo. L'accoglienza e la solidarietà, la tolleranza e il rispetto di chi è diverso
sono il biglietto da visita che la Puglia offre al mondo. Da terra di emigrazione è diventata meta di immigrazione per un'umanità che soffre la fame, la povertà, la guerra. Il Consiglio regionale ha adottato una legge di grande civiltà giuridica in favore dei migranti, è la numero 32 del 2009 e punta sulla convivenza civile e sull'integrazione, garantendo diritti e dignità agli immigrati, anche clandestini, che riconosce come persone, non certo come un problema. Le norme regionali riservano grande attenzione, in particolare ai minori stranieri non accompagnati. A loro è destinata la massima tutela, tanto che verificare le misure per la prima assistenza, la sicurezza e l'accoglienza di ragazzi adolescenti è uno dei compiti di maggior rilievo del Garante dell'Infanzia, una struttura consiliare di recente attivazione. Quindi la Puglia era, mi sento un po' di essere autoreferenziale, Adriano, la regione migliore da cui partire. Lascio la parola alla dirigente. Sì, grazie Alessandra. Sicuramente una regione, mi collego all'ultimo concetto che hai espresso, migliore da cui partire, perché la regione Puglia è una regione di frontiera, infatti noi avevamo anche un assessorato al Mediterraneo, perché proprio ci sentiamo una popolazione aperta sui paesi vicini, sulle regioni vicini, e quindi diciamo anche c'è un senso di empatia per i loro problemi, diciamo che sono adesso quelli dei migranti, ma quelli che sono stati negli ultimi anni anche quelli un po' della primavera araba. E quindi invece, collegandomi alla pubblicazione di cui hai letto in parte l'introduzione, appunto ricordo che come Consiglio regionale della Puglia già da diversi anni siamo attivi su questo tema dei migranti, dell'accoglienza. Noi come Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, Biblioteca del Mediterraneo, abbiamo anche un'altra anima, in quanto ci occupiamo anche della comunicazione istituzionale. La comunicazione che non è soltanto la conoscenza delle leggi, diffondere i testi normativi di nuova approvazione, ma anche diamo grande rilievo alla formazione e all'educazione del cittadino, alla diffusione dei valori fondanti sia della Carta Costituzionale che dello Statuto della Regione Puglia, tra i quali sicuramente sono ricompresi l'accoglienza e il rispetto dei diritti umani. In questo senso io, da una prima lettura che ho dato della Carta Europea di cui si sta predisponendo il testo, avevo sottolineato, posto in rilievo là dove si citava che questa vuole essere una risposta non solo alle istituzioni ma anche per coinvolgere i cittadini. Molto spesso si verifica nelle democrazie, forse non so, almeno nel nostro sistema italiano, che come cittadini deleghiamo l'istituzione, cioè si va a votare e si pensa che il politico deve fare, il politico si deve attivare, il politico si deve aggiornare. Invece, a parere mio, qualsiasi iniziativa è valida se tutti i cittadini sono sensibilizzati sul tema, correttamente informati, e lo vediamo anche oggi per altre polemiche e attività, non vorrei accennare le vaccinazioni, ma questo è altro tema. Quindi l'informazione è molto corretta, deve essere corretta ed è molto importante. E quindi in questo senso io mi chiedevo, ora che ci sarà la Carta Europea, ora che ci sarà un documento ufficiale, sicuramente abbiamo visto che ci sono già parecchie dimostrazioni di intenzioni di aderire a più livelli, perché poi c'è appunto l'ambito comunale, c'è questo quello provinciale, quello delle regioni, ma anche evidentemente di altre associazioni del partenariato sociale che dovranno aderirci e fare la propria e soprattutto condividere, presumo, i principi. Mi chiedevo appunto come biblioteca come meglio farla conoscere, questo diciamo potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, condividerla, farla conoscere agli adulti ma soprattutto farla conoscere ai bambini. Noi appunto già da diversi anni facciamo delle attività di sensibilizzazione che partono dalla fascia dei minori, quindi sia ai bambini più piccoli con attività specifiche, sia ai ragazzi delle superiori che ovviamente cominciano a maturare una coscienza diversa e vanno ugualmente guidati nel loro pensiero critico.
accademico, che poi deve essere sempre libero, cioè c'è la libertà ovviamente di pensare in un modo o nell'altro, di accettare o meno, di avere delle opinioni diverse sui limiti, appunto, non so, in materia sempre di migranti si parla che sì, va bene, vengano, ma quanti? Ok, ne discutiamo, ne parliamo, però appunto alcuni valori non sono contrattabili, a cominciare da quello stesso dell'accoglienza o del rispetto dei diritti umani delle persone, diciamo diritti inalienabili. E quindi in questo senso magari si potrebbero attivare anche dei progetti ad hoc, per esempio oggi molto spesso con i ragazzi delle superiori si parla di progetti di didattica creativa e attiva per poterli attrarre, magari facciamo delle attività di realizzazione di video, realizzazione di app, in cui loro nel momento in cui creano, sono attivi, assimilano i contenuti che sono appunto dei messaggi di democrazia. E invece sempre nella nostra doppia veste anche di biblioteca si potrebbe approfondire presso di noi, perché la biblioteca del Consiglio regionale è anche un centro di documentazione, cioè ha del materiale, ha dell'archivio storico, ha diversi fondi di diverso valore. Per esempio mi viene in mente, proprio ieri noi abbiamo fatto un evento per ricordare Gaetano Salvemini, che voi sapete bene è un illustre pugliese di cui ricorrono i 60 anni dalla morte. E se qualcuno andasse a rileggere le pagine di Salvemini ci sono idee estremamente attuali sul totalitarismo, sulla democrazia, sull'accoglienza degli migranti. Quindi diciamo la ricerca, la documentazione non deve mai fermarsi. Se posso mi trattengo un attimo magari anche di assolutamente, è un'opportunità per conoscere anche tutto il resto. L'attività già svolta anche dal Consiglio regionale con diversi progetti, iniziative che in linea di massima continueremo a ripetere e ovviamente attivarne degli altri in relazione a quello che la società ci richiede e anche l'attualità, per essere sempre un po' al passo. E quindi in particolare volevo ricordare che appunto presso la Regione Puglia esiste già il garante regionale dei diritti dei minori, che è disciplinato da una legge nazionale che è la 19 del 2006 e il regolamento regionale numero 3 del 2008, quindi diciamo la Regione Puglia è sicuramente stata una tra le prime regioni a dare attuazione. I compiti del garante sono quelli proprio di protezione e tutela non giurisdizionale dei minori, perché appunto ci sono tantissimi profili che non rientrano in quella che è la giurisdizione, cioè non ci deve essere per forza la violenza per dover tutelare i minori. Allora, il compito del garante appunto regionale del minore, secondo il regolamento regionale, è quello di porre in essere delle azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psicofisico e alla partecipazione alle decisioni che lo coinvolgono. Io ho voluto riportarle tutte, pure se sembra un po' noioso sempre quando si citano le norme, perché appunto sono tanti aspetti diversi e sicuramente vanno considerati tutti, considerando l'integrità della persona, l'integrità appunto della persona umana, che anche un bambino è una persona e va considerata in quanto tale. Dicevo, in merito ai progetti attivati, appunto, diverse iniziative le cura direttamente il garante. Solitamente noi abbiamo realizzato quella pubblicazione già di qualche anno fa, ne sono usciti 3 numeri diverse, l'ultimo numero Fiabe per integrarsi addirittura anche è stata tradotta nelle lingue di origine delle fiabe, perché anche quello è un modo per integrarsi. Chi viene si integra con noi, rispetta anche i nostri valori, ma anche noi dobbiamo conoscere, perché l'altro non è diverso, l'altro non deve essere diverso, ognuno ha le sue peculiarità e tutte vanno valorizzate. E poi volevo ricordare in particolare presso sempre la biblioteca del Consiglio regionale, faccio con pubblicità, siamo in via Giulio Petroni a Bari come sede, però operiamo su tutto il territorio regionale ovviamente,
con diverse iniziative realizzate, appunto quelle che accennavo di sensibilizzazione. Abbiamo lo sportello antidiscriminazione che si rivolge non solo ai migranti, ma si rivolge un po' a tutta la popolazione, sempre proprio al fine di costruire una cittadinanza solidale per la promozione della dignità dei cittadini pugliesi e stranieri, valorizzando le differenze. Presso lo sportello si possono avere servizi di informazione e di orientamento e assistenza a persone svantaggiate oggetto di discriminazione. Lo stesso sportello, appunto, che è realizzato insieme con l'associazione Angeli della Vita di Giovinazzo, con la quale anche realizziamo altre iniziative, cito soltanto quelle dedicate ai migranti in particolare, che è un progetto che si chiama Integra Scopri Puglia, che permette ai migranti, tramite un avviso di selezione, appunto quello quale vengono scelti, con il quale si possono candidare, perché ovviamente le nostre iniziative sono sempre aperte a tutti, poi a volte abbiamo il limite di doverci contenere dei numeri, ecco perché facciamo un avviso di divulgazione. Dicevo, permette a questi migranti che comunque sono sul territorio pugliese di conoscere meglio i posti, visitarli e in questo senso conoscere la cultura e scoprire anche le differenze e i punti di contatto, perché poi appunto l'abbiamo già detto, la Puglia è sempre stata terra di migrazione e in diversi posti pugliesi possiamo scoprire diciamo, non so, degli elementi architettonici, un cibo, un dialetto che ricorda le popolazioni che sono passate, e quindi ci sarebbe uno studio etnografico da fare, diciamo, impressionante. E un altro progetto, per esempio, che noi abbiamo dedicato ai migranti è la scuola di italiano gratuita per appunto come L2 per loro, in realtà parlata, perché la lingua è un forte strumento di integrazione, può essere anzi talvolta proprio, diciamo, la regola ad integrarsi. E volevo ricordare per esempio che presso la biblioteca abbiamo dei fondi specifici per i migranti, c'è proprio in lingua, in particolare il fondo Giorgiani, perché su Bari c'è una grande comunità in questo senso qua. E parlando di migranti non posso che ricordare che quest'anno ricorrono il 90° anno della morte di Sacco e Vanzetti, che voi sapete bene sono due italiani che in America appunto sono stati processati e uccisi solo perché italiani, solo perché migranti. Gli errori della storia non si devono ripetere e ovviamente per non ripeterli dobbiamo conoscerli, per quello è importante, e noi continuiamo a farlo, delle lezioni di sensibilizzazione, lezioni di ricerca e di diffusione dei risultati. Penso che è stato un po' tutto quello di cui grazie alla dirigente della biblioteca regionale e anche referente sulla comunicazione istituzionale Regione Puglia, e quindi da qui l'impegno a far conoscere, essendo come punto nevralgico regionale non solo centro di integrazione, anche di informazione e formazione, l'impegno, ecco, a far conoscere questa Carta europea dei diritti. Io adesso vorrei cogliere l'occasione per chiamare qui sul palco, perché parlando di migranti minori si parla di bimbi, e parlando di bimbi non possiamo, appunto essendo a casa sua, non coinvolgere lei, la presidente dell'associazione Città dei Bimbi, Elisa Forte, che ha anche dei messaggi da parte appunto di chi oggi non è potuto essere presente. Allora facciamo un cambio, nel senso che io resterò giusto un paio di minuti con voi come d'accordi con Alessandra per spiegare anche poi come è nata questa, diciamo, unione e come è nato questo invito ai senesi qui a Famiglia in Fiera, però Alessandra, per esigenze, diciamo, di copione giornalistico che tu conosci, dobbiamo chiedere prima al sindaco e poi a Scarpelli di andare dalla collega di Teledeon per le interviste, perché come sappiamo c'è moltissimo in fiera, e quindi noi intanto ringraziamo tutti i colleghi che con molto sacrificio stanno facendo un super lavoro, stanno comunque venendo, diciamo, a chiedere e a conoscere di più il
progetto. Allora, solo per un attimo mi siedo, ma restituisco subito la sedia al sindaco di San Gimignano, anche perché non vorrei essere nei suoi panni. Ecco. E dopo questa battuta, allora, noi abbiamo abbracciato questo progetto, come ti spiegavo ieri e come ho spiegato anche al presidente Adriano Scarpelli, spiegando subito che noi non ci occupiamo nello specifico di migranti minori, ma siamo consapevoli che è un tema di grandissima attualità che riguarda tutti, e abbiamo detto ad Adriano che con piacere avremmo sottoscritto anche noi l'adesione alla carta, la cosiddetta Carta di San Gimignano, perché nel nostro piccolo, se noi possiamo aiutare nel far conoscere ancora di più questo progetto attraverso il nostro network informativo di cittafamiglie.it e attraverso i nostri eventi che sono rivolti sia alle famiglie con minori 0-17 anni, ma moltissimi progetti, come la dottoressa Perrone tra l'altro già sa, sono rivolti alle scuole durante l'anno scolastico, e quindi potremmo operare anche una sensibilizzazione nei confronti degli istituti scolastici, dei dirigenti, a dibattere sul tema o comunque ad approfondire, a conoscere la carta. Poi cosa facciamo? Facciamo eventi come questi oppure start-up progettuali dove l'incontro è sempre tra le famiglie e le istituzioni è sempre molto forte, e quindi abbiamo cercato di favorire, di mettere in rete una piccolissima rete oggi, quella del Comune di Lecce, del Consiglio regionale della Teca del Mediterraneo. Sta per arrivare il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che credo accoglierà o comunque conoscerà questo progetto non solo nella veste di sindaco di Bari, ma anche di presidente nazionale dell'ANCI. Quindi quello che noi possiamo fare è un supporto organizzativo, di comunicazione, di diffusione, di pubblicità per tutto quello che ci sarà possibile. Quello lo faremo senz'altro, ma nel merito è logico che i temi sui migranti minori sono temi seri, sono temi, io dico, che hanno bisogno anche di una competenza specifica. Noi lasciamo agli esperti, a chi come carretera sociale, carretera Central, no, perché ecco sulla pronuncia ho già avuto benissimo, sulla pronuncia, quindi Carretera Central, vogliamo che siano loro ad illuminarci il faro su tutto un percorso che hanno già iniziato da anni con grande sacrificio, con grande abnegazione e sicuramente anche con come dire, con la competenza giusta per portare poi queste istanze, come ha già iniziato a fare, nel Parlamento europeo. Ho bisogno, visto che ci sono, se qualcuno mi può dare il cellulare, perché l'europarlamentare Elena Gentile non è qui per impedimenti dell'ultima ora, però ha mandato un messaggio che ha chiesto che leggessi a voi. Ospiti, grazie, lo facciamo così, eccolo qui. Ecco, questo è il messaggio, ma al di là del messaggio lei aspetta da parte del dottor Scarpelli, da parte del sindaco Bassi, quando volete subito una telefonata per capire se in che modo lei potrà esservi utile all'interno dell'Europarlamento, e sarà felice di accogliere il vostro progetto, che già conosce bene, perché noi abbiamo le abbiamo inviato tutta la documentazione che voi ci avete inoltrato. Questo è il messaggio dell'europarlamentare Elena Gentile, che scrive: carissime, carissimi, mi dispiace, lo dico per davvero, di non essere con voi oggi. Insieme a tutti coloro i quali condividono un sogno, una speranza, e per questo spendono la loro passione politica e sociale per costruire un mondo diverso. Diverso perché accoglie, riconosce e valorizza le differenze.
un mondo fatto di persone capaci di restituire un po' di felicità a chi l'ha persa o forse non l'ha mai conosciuta. Condivido e sostengo ogni vostra iniziativa sui territori e in Parlamento, continuando a tessere la trama di quelle politiche che danno il senso ad un impegno, a sostegno di quel prezioso capitale umano, a sostegno dei bambini e delle bambine del mondo. Non mancherò in futuro, non è una promessa, è un impegno. Elena Gentile, europarlamentare europeo. Quindi credo che questa sia segno della massima disponibilità e quindi anche il sostegno di un europarlamentare pugliese può essere di aiuto in questo progetto di rete che getta le basi anche in Puglia. Però Isa, già che ci sei, sai anche che fare le domande fa parte un po' anche del mio mestiere. Città dei Bimbi a un certo punto viene contattata, cioè il che significa che Città dei Bimbi di fatto inizia ad essere un punto di riferimento. Questo è frutto anche di un grande lavoro di staff, di equip, perché qui voi siete l'anima dello stand, ma lavorate incessantemente con le iniziative, quindi Città dei Bimbi in questo periodo su che cosa si sta impegnando, le iniziative, cosa è in campo. Cogliamo anche l'occasione per dirlo. Certo. Noi siamo qui con una Famiglia in Fiera che è un progetto voluto dalla Fiera del Levante, è un progetto che gestiamo per conto della Fiera del Levante in collaborazione con l'assessorato al welfare della Regione Puglia. È un progetto che è stato avviato lo scorso anno come startup progettuale. Siamo stati in fiera solo 3 giorni, i primi 3, era una sperimentazione, una prova che è andata così tanto bene, tanto da crescere subito nel 2017 e raddoppiare, nel senso che qui saremo per tutto l'arco della fiera questa volta, quindi una grande maratona di eventi, di iniziative per 8 giorni e mezzo. E siamo in attesa del prossimo weekend perché il padiglione 138 nel corso del weekend esplode, nel senso che ci sono anche proprio problemi di sicurezza. È logico che ci troviamo stamattina ad essere molto raccolti perché è una giornata di inizio anno scolastico, una giornata lavorativa, ma già nel pomeriggio la fisionomia dello stand è molto diversa. Qual è l'obiettivo di Famiglia in Fiera? È un obiettivo semplice, quello di offrire dei servizi alle famiglie, da quelli più pratici, area allattamento, cambio pannolino, consulenze con i medici specialisti, fino a fare rete networking sui vari temi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dedicato ogni giornata ad un tema che prende spunto dalle lettere di famiglie, quindi abbiamo iniziato con felicità, armonizzazione nel secondo giorno e ci siamo occupati appunto di dialogare con 2 assessori regionali e di verificare con le associazioni di categoria se si possono fare in rete dei progetti di conciliazione vita-lavoro. Oggi è la giornata dedicata alla M, quindi migranti minori, ed ecco ospiti il sindaco Bassi e Adriano Scarpelli. Andremo così per tutta la settimana, saranno tanti temi fino a quella di domenica dedicata sia agli eventi letterari, quindi presentazione di alcuni libri, e sia all'economia del mare, cioè saremo qui con Antonella Millarte che è l'autrice della guida Buon Gusto della Gazzetta del Mezzogiorno, e attraverso lei spiegheremo anche alle famiglie come mettere il pesce in tavola, però guardando a quella che è l'economia, alla spesa da fare, come farla con degli esperti. Quindi abbiamo cercato di mischiare i temi e su questo stiamo sperimentando che la formula funziona e quindi siamo contenti di aver aggiunto un ulteriore tassello a quelle che sono le nostre attività, diciamo cosiddette storiche. Bene, io allora, credo che a questo punto possiamo richiamare. Lasciamo il sindaco ed eventualmente appunto il presidente dell'associazione a disposizione di interviste dei colleghi, e noi rimaniamo qua anche perché ringrazio il lavoro fatto da Sharing TV, perché
si sono messi a disposizione facendo in modo da rendere fruibile la comunicazione di oggi a distanza, e quindi in un certo qual modo indirettamente è stato fatto pure un appello a tutte le associazioni, perché effettivamente la Carta Europea dei minori migranti, la Carta di San Gimignano, come diceva il Sindaco, vede l'adesione di realtà non soltanto istituzionali ma anche private, e quindi in un certo qual modo è appunto il presidente dell'associazione Carretera Central, a cui io direi a questo punto di spiegare il termine da dove deriva, perché se no tanto Elisa quanto me staremo sempre a rifletterci sulla pronuncia, e così che magari facciamo fare un saluto di chiusura proprio ad Adriano Scarpelli. No, la chiusura no, per favore, non amo fare le chiusure, casomai apriamo il percorso. Allora, perché ci chiamiamo Carretera Centrale? Sì, ce lo chiedono sempre tutti. E la pronuncia infatti è Carretera Centrale in spagnolo. Allora dovete sapere intanto che in ogni paese del Sud America esiste una carretera centrale, che è l'equivalente della nostra autostrada del Sole, come si chiamava una volta, cioè è la strada che unisce le persone. Noi siamo nati tanti anni fa, nel 2001 se ricordo bene, a Cuba, in un periodo un po' particolare, cui si chiamava periodo speciale, in cui non si trovavano quaderni, non si trovava niente per i bambini che andavano a scuola, e noi allora un gruppo di persone si decise, che eravamo in un network più grande, di intervenire perché eravamo a cuore in questa situazione, e incominciamo a portare quaderni, penne e quello che serviva per i bambini per farli studiare. E ci siamo innamorati della carretera centrale che esiste a Cuba, che è questa strada centrale che però se andate in Argentina, piuttosto che in altri paesi sudamericani esiste, e per noi è stato un po' un modo di autorappresentarci, cioè un'associazione, un luogo di situazione, di persone che vuole creare ponti fra culture, fra situazioni diverse, attorno a quello che è la condizione degli adolescenti, che per noi non è solo il dramma, cioè Carretera Centrale, no, visto che la domanda è questa, ma è il sorriso dei ragazzini, la loro capacità di stravolgerci la vita, di metterci in discussione. Se tu parli con un minore, per esempio di una favela brasiliana, non hai l'impressione di vivere con qualcuno che vive un dramma, ma lo sta vivendo. Però loro spesso riescono poi a trasmetterci qualcosa di bello che noi a volte abbiamo dimenticato. Carretera Centrale nel suo piccolo cerca di fare questo, in rete sempre. Noi abbiamo questo. Nasce dall'America Latina, quindi la storia arriva da lontano. Ci sono diverse sedi? Cioè tu sei in Italia? Allora in Italia noi abbiamo sede a Siena, abbiamo una sede a Cosenza e una a Milano. Queste sono le nostre, diciamo, sedi. All'estero per scelta non abbiamo mai aperto sedi, è proprio una scelta culturale, non crediamo, questo poi ognuno ha il suo modo, che sia giusto andare a colonizzare, ma crediamo nella costruzione di partnership, per cui quando siamo stati in Bolivia abbiamo lavorato con i boliviani, che è un'altra realtà bellissima, in Brasile uguale, in Repubblica Dominicana uguale, in Libano, in Marocco anche, perché noi lavoriamo anche nella sponda sud del Mediterraneo, però per scelta noi non abbiamo sedi all'estero, ma abbiamo partner con i quali si interagisce, come stiamo facendo qui ora con voi, cioè la logica è un po' la stessa, crediamo molto nella logica della rete. Per questo abbiamo, diciamo, uno dei lavori che facciamo noi è creare rete. La rete Circomondo di cui parlavamo prima comprende 15 paesi, per esempio. Avremmo potuto aprire 15 uffici in paesi diversi, invece abbiamo 15 partner
che lavorano insieme a noi, e ognuno porta la sua cultura, porta la sua diversità e spesso noi impariamo da questo. Quindi sì, se la domanda è questa, per noi è centrale costruire reti che poi a volte prendono anche vita propria, come dicevamo prima. La carta di San Gimignano probabilmente non sarà di Carrettera verrà ricordata un giorno dove chi ha avuto la prima intuizione, ma poi diventerà di tutti, perché è giusto che sia così. Giustamente Elisa mi ha ricordato che c'è un video che lei vorrebbe mandare in onda. Chiedo al nostro tecnico se sì, Elisa ci tiene a far vedere, a proiettare questo video che dura poco, perché comunque è in coerenza sul tema. Allora, stoppo un attimo perché è arrivato, diamo il benvenuto al sindaco della città di Bari, nonché presidente nazionale ANCI, Antonio De Caro, che è qui per il protocollo sulla Carta Europea dei diritti dei minori migranti. Allora, Sindaco, oggi lei qui anche come Presidente nazionale ANCI è appunto il Sindaco di San Gimignano che le presenta insieme all'associazione Carretera Central, questa bozza di Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori e a questo punto la sua posizione a riguardo, il suo pensiero a riguardo, ecco, in nome e conto di chi accoglie un impegno che è partito dalla Toscana passando per il Parlamento europeo e oggi ha scelto la Fiera del Levante come prima tappa per il Sud. Buongiorno a tutti, oggi vi chiedo scusa per il ritardo, ma per un sindaco attraversare la fiera è complicato perché ci sono una montagna di convegni e devi portare il saluto istituzionale anche a convegni dei quali non sai nemmeno di che cosa stanno parlando, mi vergogno a dirlo, ma purtroppo è così. Invece questo è un tema sul quale c'è la massima attenzione da parte dei sindaci del nostro paese, è un tema che ha visto dei passi in avanti legati sicuramente all'accoglienza, all'integrazione grazie a una norma che è la legge Zampa, ma ha visto dei passi in avanti anche grazie a una presa di coscienza da parte del governo nazionale, in particolare del Ministero degli Interni già da qualche anno relativamente alla parte economica, perché ricordo sempre che diventato sindaco nel 2014 mi sono ritrovato a dover pagare attraverso un debito fuori bilancio un importo di quasi 4 milioni di euro per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che non venivano all'epoca rimborsati dal Ministero. Oggi c'è una norma con un finanziamento diretto, se non ricordo male, di 55 euro a minore, con alcuni problemi legati alla materia concorrente, perché ci sono anche leggi da parte della Regione Puglia. Molto opportunamente la Regione Puglia nel passato ha aumentato lo standard di servizio, il livello di servizio dei centri di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, e quindi per esempio il mio comune, se non ricordo male, spende circa 85 euro a minore, che ovviamente vengono rimborsati solo parzialmente da parte del Ministero degli Interni. Ma credo che questa carta, che prende il nome di San Gimignano perché da questo comune è partita questa attività, ci deve far riflettere sulla necessità di non solo fare accoglienza, ma di pensare all'integrazione di queste persone che vengono da molto lontano e sono anche minori, in un momento particolare per il nostro paese in cui sembrano prevalere i populismi, la paura del diverso. Provo a spiegare ai miei colleghi sindaci, l'ho raccontato 3 giorni fa in occasione dell'inaugurazione della fiera, che noi sindaci, e in questo mi devi dare una mano, non ci possiamo trasformare noi negli imprenditori della paura, noi dobbiamo rappresentare quello che siamo sempre stati, gli operai della civiltà, se posso contrapporre
diciamo, un termine a un termine negativo. Dobbiamo essere quelli che studiano, che capiscono i fenomeni, che mantengono la propria umanità, anche a scapito del consenso. Non bisogna seguire l'onda della comunicazione, bisogna ricordarsi quello che siamo. Noi siamo quelli che costruiscono le relazioni, costruiscono i legami, accompagnano le persone a conoscere in maniera reciproca. Io ho dovuto fare negli anni passati, 2 anni fa in particolare, ho dovuto costruire, diciamo, un legame tra una comunità di persone che non erano neppure più migranti, perché erano stati qui 3 anni nel CARA, poi avevano perso la protezione del centro di accoglienza. Non è dei migliori, ma era un centro di accoglienza, era un piatto caldo, era un tetto sopra la testa, un letto dove poter dormire. Ottenuto il permesso di soggiorno si ritrovano a uscire dal sistema di protezione e ovviamente non sanno dove andare, avevano occupato un edificio, quelle persone, no? Che oggi, diciamo, è diventata struttura del Ministero dei Beni Culturali. Ci siamo dovuti preoccupare di trovare prima delle tende, purtroppo, e poi degli immobili dove queste persone sono state ospitate. Per fortuna erano 180, adesso se penso agli sgomberi di Roma, no? Quelle persone hanno abitato in una struttura che abbiamo chiamato portierato sociale, un dormitorio a bassa soglia. Da 180 adesso sono diventati 80, perché gli altri 100 per fortuna hanno trovato lavoro e hanno trovato casa per i fatti loro. Però all'epoca, quando li ho dovuti portare in una tendopoli, e io mi vergognavo di mettere persone all'interno delle tende della protezione civile, ho avuto la reazione da parte di un pezzo di un quartiere, che è il quartiere Libertà. E quando c'erano le mamme che mi dicevano non puoi portare i migranti che non erano più migranti, dicevo questi sono baresi d'adozione per legge, nel senso che ho ottenuto il permesso di soggiorno dopo 2 anni per la Bossi-Fini, sono cittadini baresi esattamente come noi, e a queste persone devo assicurare un tetto. Spiegavo che queste persone venivano da lontano, ma erano brave persone, c'erano 2 medici ortopedici, e spiegavo a una signora che si doveva preoccupare in quel quartiere del boss criminale che abitava vicino a casa sua, non di 180 migranti che venivano da una terra lontana. Ecco, questo devono fare i sindaci. So che è difficile, perché oggi le televisioni, i media, i giornali non ci aiutano, perché quando c'è lo stupro, no, di una ragazza a opera di una persona che ha il colore della pelle diversa, c'è scritto stupro da parte di un eritreo, quando invece nella mia città stupro una ragazza e lo fa un signore di 40 anni e poi scopriamo che l'ha fatto, c'era sul giornale di oggi, l'ha fatto per 10 volte di seguito, alla fine c'è un trafiletto così piccolo. Questo non aiuta il lavoro dei sindaci, ma i sindaci non devono perdere l'umanità. Qualche giorno fa, 2 mesi fa, il 6 giugno, qui sono arrivate 643 persone con una nave inglese che li aveva presi da un barcone. Quelle persone non dovevano nemmeno vivere qui, dovevano stare qualche ora, avevano bisogno di dei vestiti, di lavarsi, di mangiare qualcosa. E io ho chiesto attraverso un post sui social network, ho fatto un appello ai baresi dicendo venite qui, portate da mangiare, portate i vestiti, i suoi bambini, portate il latte, non sappiamo cosa fare. Lì non ti aiuta il governo, ti dice che devono stare lì, però tu dal punto di vista umano ti devi porre il problema di dare assistenza a queste persone. Bene, per fortuna sono venute 2200 baresi a portare da mangiare, vestiti, tant'è vero che hanno riempito l'androne del comune. A un certo punto ho dovuto dire basta, li stiamo usando per i senza fissa dimora, come facciamo quotidianamente, ma abbiamo riempito il comune, non serve più. Ma ci sono delle persone che mi hanno scritto delle frasi violentissime, mi hanno scorticato la pelle di dosso, come diceva mio nonno quando hanno visto il mio post sui social network. Ecco, e alcuni di quei post rappresentano sono delle contraddizioni, rappresentano plasticamente quello che sta accadendo nella nostra società. Provo a raccontarvene 3, c'è una miriade di aneddoti su quelle persone che mi hanno scritto, perché poi me ne sono guardate tutte, ho risposto uno per uno, sono stato tutta la notte, ma ce ne sono 3 che mi sono rimaste impresse. Una signora che diceva non far venire gli immigrati qui perché ci tolgono il lavoro. Mia figlia per esempio è stata costretta ad andare a lavorare a Londra. Allora non ho capito perché un extracomunitario non può venire qui perché toglie il lavoro, e tua figlia che sta andando tecnicamente in un paese che è diventato extracomunitario dopo la Brexit, perché tua figlia può andare a lavorare a Londra. Cos'è? Quelli sono persone che ci rubano il lavoro, tua figlia è una fuga di un cervello all'estero?
non mi sembra così. Poi ce n'è un'altra, una signora che invece mi scrive, 2 donne, e quindi mi scrive: sindaco, non pensare agli immigrati, perché quelli vengono nella nostra città e ci creano dei problemi. Pensa ai problemi che abbiamo noi, le famiglie di Bari, le famiglie come me che hanno per esempio il marito in carcere. A quella signora ho risposto: signore, io non lo so se i migranti che vengono in città ci creeranno dei problemi. Suo marito qualche problema ce l'ha creato, di sicuro, se sta in carcere. Quindi io penso a suo marito, però penso a tutti quelli che stanno nella mia città. E poi c'è un ragazzo che si chiama Eddie, che molti di noi conoscono, che ha srotolato sulla sua pagina Facebook uno striscione e c'era scritto stop all'invasione, che voglio dire è una posizione legittima, lo pensano il 35% degli italiani, pensa questa cosa, quindi legittima. Uno normale, uno che non lo conosce, Eddie, lo mette in quel 35%. Il tema è che Eddie era uno dei 20.000 albanesi che 25 anni fa è arrivato con la nave Vlora a Bari. Sono arrivati tutti insieme, tutti lo stesso giorno e tutti con la stessa nave. Io ho risposto: Eddie, se noi avessimo fatto quello con te, quello che tu vuoi fare con le persone che sono arrivate qua, che devono stare soltanto qualche ora, tu te ne tornavi a casa, tu non ti facevi una famiglia a Bari, non aprivi un'attività commerciale. Per fortuna la mia città, nonostante te, era ed è una città accogliente, perché quando all'epoca il flusso migratorio ha bussato per la prima volta alle porte del nostro paese, quella porta stava nel porto di Bari, erano gli albanesi che arrivavano in Italia e noi non abbiamo alzato muri, non abbiamo alzato i fili spinati come ho visto da qualche parte, non abbiamo messo lo sgambetto a nessuno. Abbiamo tanti problemi, per fortuna restiamo ancora una città accogliente nonostante quelle 2 signore e nonostante la posizione di Eddie, che spero riveda, diciamo, pensando a quello che questa città, all'opportunità che questa città e questo paese hanno dato a persone come lui, che per fortuna hanno deciso e ci hanno dato anche l'onore di far crescere i loro figli insieme ai nostri figli. Grazie. Sindaco Luciano Scarpelli, che è il presidente dell'associazione che ha promosso la Carta Europea dei diritti dei migranti minori non accompagnati, adottata e sostenuta dal Comune di San Gimignano, poi le voleva fare, non so, forse una domanda. Ovviamente l'aspettativa, cosa che avevamo già detto, da parte dei nostri ospiti senesi è di capire se in questo percorso loro possono, diciamo, avvalersi della tua collaborazione per il sostegno alla Carta sia da parte del Comune di Bari che da parte ovviamente dell'ANCI nazionale. Noi sappiamo che sono percorsi che devono essere condivisi, anche burocraticamente gestiti, però è logico che oggi loro ti fanno un regalo, ti consegnano la Carta di San Gimignano e noi seguiremo poi il percorso. Io intanto ringrazio il sindaco per il fatto che è venuto qui, che è a casa sua naturalmente, ma poteva magari voleva fare altro invece, però volevo fare una battuta per rispondere in modo completo alla domanda perché siamo a Bari. I motivi li ho spiegati prima. Uno, scopro ora, e anche perché Bari ha un sindaco come quello che oggi è qui, perché le parole che ha detto, così che ha detto, per noi non sono scontate in questo momento, sono parole controvento, come dicevo prima, quindi per noi è un motivo in più. E quello che vi chiediamo è di avere il coraggio di metterci in faccia, come ha fatto il sindaco di San Gimignano, e insieme a noi accompagnare questo percorso della Carta di San Gimignano, che dovrebbe riportarci, idealmente siamo partiti dall'Europa il 28 giugno al Parlamento europeo, vorremmo ritornarci dopo aver fatto un percorso all'interno dell'Italia come una specie di carovana, passando da città e comuni anche piccoli, partendo da Bari, perché come dicevamo prima per noi il Sud e Bari rappresentano simbolicamente, anche la Fiera del Levante, il positivo in questo caso, non il negativo. E quello che diceva prima il sindaco ce lo conferma. Sì, io sicuramente per la mia città ci metto la faccia, che come vedete, diciamo, non è, come vedi, non è nord europea, diciamo, è una faccia
di uno che è nato dalla parte più fortunata della costa del Mediterraneo, potevo nascere dall'altro lato, non succedeva niente, tant'è vero che quando sono stato in Libia con Minniti per incontrare i sindaci libici, a tutta la delegazione italiana parlavano in inglese, a me parlavano in arabo, mi hanno controllato 2 o 3 volte, forse mi avevano preso per la fazione avversa a quella di Sarraj, quindi mi volevano controllare un arabo, diciamo, che non avevano individuato prima. E quindi lo farò sicuramente per la mia città. Per quanto riguarda l'ANCI, sai bene, visto che come me sei uno degli 8.000 sindaci, abbiamo sindaci che hanno posizioni completamente diverse. Io con loro sto facendo un percorso di integrazione, di accoglienza, ma soprattutto di un discorso numerico, cercando di far capire a tutti, quando ci sono 186.000 persone che arrivano nelle nostre città, non siamo di fronte a un'invasione, soprattutto se calcoliamo che l'anno scorso nel Delta, tra quante persone sono nate nel nostro paese e quante sono venute a mancare, ne abbiamo perse 134.000. E se quelle 186.000 persone le distribuiamo in maniera equilibrata in tutti i comuni del nostro paese, non abbiamo problemi. Le tensioni sociali le abbiamo avute in alcuni comuni, faccio sempre l'esempio di Cona, che è quello più eclatante nel Veneto, che ha 1.400 migranti in una caserma, in una comunità, quella di Cona, che ha 3.000 residenti. Lì ovviamente è un problema. Scherzando qualche volta ho detto che quantomeno deve aumentare il numero delle panchine per strada, perché c'è bisogno di più sedute per accogliere tutti. Ma se adottassimo quel criterio di 3 migranti ogni 1.000 abitanti, con un flusso migratorio distribuito a Cona, gliene toccano 9, 3 per 3 fa 9 persone, non creano problemi a nessuno, anziché accoglierle veramente cominciamo a parlare di integrazione, di possibilità di creare relazioni tra popoli che poi diciamo tanto diversi poi non sono, visto che per millenni sono stati cullati dallo stesso mare. Per quanto riguarda la Carta Europea, io mi impegno a fare un passaggio anche all'interno dell'ANCI con la vostra collaborazione, che vedrà questo percorso lungo. Troveremo sicuramente sindaci disponibili da subito e sindaci con i quali dovremo fare un percorso di conoscenza, perché come dicevo prima purtroppo non tutti hanno le stesse posizioni, non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti, diciamo, anzi alcuni utilizzano come cavallo di battaglia politico proprio il tema contro l'immigrazione, contro l'integrazione delle persone che raggiungono le nostre coste. Quindi la mia disponibilità nei vostri confronti c'è tutta e credo sia testimoniata dal fatto che oggi sono qui con voi. Ecco Antonio, anch'io ti ringrazio a nome della mia città dell'esperienza che stiamo facendo con l'associazione, e ne abbiamo trovati tanti in questi primi mesi di attività di interlocutori e di soggetti che ci stanno dando una mano, dai valdesi ai salesiani, dai parlamentari europei, in particolare quelli italiani, fino a un certo numero di amministrazioni, di istituzioni e di associazioni. Ecco, quello che volevo dirti è, oltre che ringraziarti per le parole che hai detto, che in modo molto sintetico fotografano esattamente quello che deve essere l'approccio di un amministratore che ha sul suo territorio un tema e che si deve confrontare con quello. Prima di tutto guardando in faccia gli uomini e le donne che ha di fronte, nella concretezza che contraddistingue il nostro ruolo, soddisfare quei bisogni primari e quei diritti inviolabili, e poi fare anche ragionamenti di sistema, ma come dicevi te, prima di tutto noi dobbiamo occuparci, e infatti questa esperienza nasce proprio anche dalla mia esperienza piccola di un sindaco di un comune di 8.000 abitanti, ma che comunque intercetta 3 milioni di turisti all'anno, e quindi un luogo che comunque ha una sua visibilità, una sua possibilità di parlare a un pezzo di questa umanità. Esperienza che appunto mi ha visto tutore, come ci succede, no? Ci chiama il giudice minorile e dice: già, da domani sei il padre putativo di una minore in queste condizioni, eccetera. E lì si apre un mondo. Per farla breve, l'Italia sta dando una lezione anche con la legge Zampa, un'altra
se ce n'era bisogno, lezione di umanità al mondo intero. La sta dando anche all'Europa ed è lì, e per questo che ci chiamiamo Carta Europea di San Gimignano, ed è lì che si deve concentrare la nostra forza, la nostra azione, e con il peso che ci deve arrivare da una condivisione più larga nel nostro paese. Il 26 saremo a Bruxelles invitati dal gruppo dei socialisti democratici ad un evento su questo tipo. Ci siamo già stati il 18 di giugno, pensa, avevamo di fronte a noi solo europarlamentari italiani, e questo la dice lunga di quanta insensibilità c'è in ambito continentale su questo argomento. Però questo ci deve rafforzare nei nostri convincimenti e non scoraggiare. È per questo che io colgo l'occasione della presenza di Antonio qui per rilanciare un appello a tutte le istituzioni, ai movimenti, ai gruppi, affinché deliberino semplicemente la sottoscrizione della Carta, e anche a tutti i cittadini. Oggi i social sono il modo principale di comunicare e anche di farsi parte attiva. Ecco, basta che intanto vi iscriviate e vi relazionate con la pagina Facebook della Carta di San Gimignano, di Circo Mondo Festival, della Galassia, di associazioni che sostengono questo progetto, e già semplicemente iscrivendovi date, come dire, un segno di adesione, e questo percorso non può che crescere e cercare di portare avanti questi valori di civiltà e di umanità che ci contraddistinguono nel mondo e che noi, da istituzioni piccole o grandi che siamo, ci sentiamo onorati di poter rappresentare ogni giorno con i nostri cittadini, con tutte le difficoltà e le criticità che Antonio ricordava, ma che si battono con la concretezza, si battono con l'organizzazione, e vi assicuro che la legge Zampa è un bellissimo punto di partenza per affrontare in modo organico sul tema dell'umanità, ma sul tema anche della organizzazione, il dramma di questi ragazzi che già quando arrivano qui hanno già subito il distacco dai propri affetti familiari, dal proprio ambito dove sono cresciuti, dai luoghi della loro infanzia, e oltre a questo si trovano spesso in balia di percorsi sicuramente negativi e che li segneranno per tutta la vita. Antonio, io ti ringrazio davvero, la carta te l'abbiamo consegnata, ci sentiremo penso nei prossimi giorni per fare i passaggi formali, e ti chiederei se con una foto possiamo suggellare questo momento. Senz'altro, prima della foto un ringraziamento anche all'assessora Miglietta, rappresenta il comune di Lecce che ha partecipato anche a questo dibattito, alla Vita Perrone, dirigente della Teca del Mediterraneo, e ovviamente sindaco, sicuramente l'appello non andrà a vuoto perché oggi siamo pochi intimi come sapevamo, però grazie alla diretta di Sharing TV e ai social sicuramente l'appello non andrà a vuoto. Grazie, ma ringraziamo soprattutto Alessandra Campanile per l'ottima conduzione. Prego.